Maria aiuto dei cristiani. Le apparizioni di Philippsdorf. Il piccolo villaggio di Philippsdorf, situato nella Boemia settentrionale, venne fondato nel 1681 da un nobile chiamato conte Philipp di Dietrichstein-Sigmund. In questo paese, una donna di 31 anni chiamata Magdalene Cade stava affrontando una serie di malattie gravi che l'avevano colpita per molti anni. Magdalene era orfana e viveva con suo fratello Giuseppe, che aveva 34 anni, sua moglie Cecilia e i loro 5 figli. Il 13 gennaio 1866, alle 2 del mattino, Magdalene si trovava a letto e la sua condizione di salute era così critica che non poteva parlare a causa della sua estrema debolezza. In quel momento, una cara amica la stava assistendo. Magdalene, nonostante le sue condizioni debilitanti, rivolse la sua attenzione al ritratto della Madonna addolorata appeso alla parete di fronte al suo letto. Alle 4 del mattino, in modo del tutto improvviso, Maddalena chiamò la sua amica con grande eccitazione e le disse: «Guarda che luce meravigliosa! Guarda che bellezza incredibile!» La sua amica guardò nella direzione indicata ma non riuscì a vedere nulla fuori dall'ordinario. Maddalena, tuttavia, fu l'unica a essere privilegiata con la visione di una figura radiante vestita di bianco, con una corona d'oro tra i capelli, che apparve vicino al suo letto. Maddalena fu pervasa da una sensazione di trepidazione e capì istintivamente di aver ricevuto la visita della Beata Vergine Maria. Maddalena, sopraffatta dall'emozione, disse all'amica di inginocchiarsi immediatamente, poiché riconobbe la presenza della Santa Vergine. Tuttavia, la luce radiante che emanava dalla figura era così intensa che Maddalena, sopraffatta dalla sua magnificenza, coprì il suo volto con le mani e scoppiò in lacrime. Dopo un breve momento, l'amica decise di scoprire il viso di Maddalena, che allora riuscì a vedere la visione chiaramente. In quel momento, Maddalena recitò i primi 2 versetti del Magnificat. La Madonna poi mosse le labbra senza emettere suoni udibili e comunicò in silenzio a Maddalena queste parole: «Figlia mia, da questo momento sei guarita». Subito dopo queste parole, la visione scomparve. La veggente poté alzarsi e constatare con meraviglia di essere completamente guarita. Una commissione vescovile esaminò il miracolo e confermò che aveva una natura soprannaturale e curativa. Tra il 1870 e il 1885 fu costruita una chiesa neoromanica nel luogo dell'apparizione, che fu successivamente elevata a basilica minore da Papa Leone XIII. Questa chiesa fu ufficialmente consacrata e dedicata a Maria, nota come aiuto dei cristiani. Questo santuario è ancora oggi un'importante destinazione di pellegrinaggio. Nel frattempo, nel 1884, è stata posta la prima pietra di un convento gestito dai Redentoristi. L'anno successivo, i Redentoristi presero la custodia della chiesa e iniziarono a occuparsi dei pellegrini. Magdalene Cade, la protagonista delle apparizioni, morì il 10 dicembre 1905 a Gerolzwalde e ricevette solenni funerali. Aveva venduto tutte le sue proprietà per contribuire alle spese di costruzione della chiesa santuario. Il 13 settembre 1886, a Kathenhof, una madre avvolse le gambe amputate del suo bambino, vittima di una grave malattia, in un lenzuolo di lino che fu collocato ai piedi della statua della Madonna a Philippsdorf. Il bambino sperimentò una sensazione intensa di calore e, sorprendentemente, dopo 3 giorni era completamente guarito. Questo stesso bambino in seguito diventò un sacerdote missionario nella Congregazione del Verbo Divino nei Paesi Bassi. Nello stesso anno, il cappellano padre Francis Storch riferì di aver documentato 11 guarigioni miracolose e grazie ottenute attraverso l'intercessione della Vergine Maria venerata a Philippsdorf.